Eccomi tornato, l'ho provato per un paio di giorni, così ho installato le demo pack, ho installato il software, ho installato l'Xbox controller, che il processo è molto semplice, soprattutto per quelli che si ricordano magari il DK1 e il DK2 che era un bordello assoluto, c'erano un sacco di conflitti, c'erano giochi che partivano, che non partivano, finestre, si chiudeva il gioco, si tornava al desktop, incompatibilità, un bordello. Qua invece il software è molto più rifinito, hanno impiegato un sacco di mesi per farlo. Ogni tanto c'è qualche problema proprio lievissimo, ad esempio se si toglie il visore mentre il gioco sta uscendo, perché non so se vi avevo fatto vedere che qua c'è il sensore, eccolo qui, questo qui, è il sensore per capire quando abbiamo il visore sulla faccia. E quindi ogni volta che si toglie praticamente l'immagine si blocca, credo per non surriscaldare troppo il Rift. E quindi quando durante il gioco magari lo togliamo mentre stiamo cambiando il gioco, così ci potrebbe essere qualche blocco, però niente di grave, poi basta rimetterlo oppure mettergli comunque qualcosa davanti per fargli credere di avere la faccia e si riprende. Quindi dal punto di vista del software nessun problema, giusto il cavo USB della camera che non è stato installato subito, comunque niente di che. L'ho provato quindi con la pack di demo principale, devo dire che l'esperienza è veramente su un altro livello rispetto a quella del DK2. La cosa che mi dava più fastidio col DK1, senza dubbio, era la risoluzione, anzi no, la cosa che mi dava più fastidio, senza dubbio, era l'effetto zanzariera del DK1 con una risoluzione di 1280x800, era una porcheria incredibile, praticamente era come guardare le immagini attraverso appunto una zanzariera, lo screen door effect che si vede nei video americani. Certo, l'effetto di avere la novità della realtà virtuale era altissimo, però il fatto di avere questa zanzariera davanti sempre, costantemente, non c'era modo di togliersela dalla testa, dagli occhi, era veramente fastidioso. Il DK2 migliorava tantissimo col fatto che aveva uno schermo AMOLED di una Samsung. I pixel non sono quadrati, ma praticamente avevano una forma tipo esagonale, quindi era molto più fine come zanzariera, però si vedevano sempre i singoli pixel, la risoluzione era bassa, eccetera. Vi posso garantire che qui l'effetto zanzariera non c'è, o meglio, non è fastidioso. Nei giochi a bassa risoluzione, come quelli come le demo che andiamo a vedere, l'effetto zanzariera non si nota per niente, non è fastidioso, non ci sono problemi. E anche qua, diciamo, i pixel non sono quadrati, c'è l'effetto, diciamo, dello schermo Pentile AMOLED, quindi se uno proprio va a vederlo, si vede, però non dà fastidio, cioè uno non ci pensa, dopo 30 secondi praticamente non si nota più. Quello che invece ancora si nota è la mancanza di risoluzione, quello purtroppo diciamo che il DK2 era 1920x1080 diviso su due occhi, poi invece ci sono due schermi da 1080x1200, quindi la risoluzione è solo poco maggiore e il campo visivo è praticamente uguale al DK2, quindi praticamente i bordi si vedono sempre, non danno fastidio, anche quelli dopo un pochettino non ci si fa più caso. Nel DK2, anzi forse era leggermente minore anche il campo visivo perché mi dava più l'effetto di guardare attraverso una finestra. Qua secondo me qualche grado in più l'hanno preso, soprattutto una cosa importantissima, nel DK2 le lenti erano abbastanza semplici, bisognava avvicinarle tantissimo agli occhi, più le avvicinavi agli occhi e più aumentava il campo visivo. Praticamente dovevi tenerle attaccate agli occhi per fare in modo che si vedesse il più ampio campo visibile. Io avevo problemi perché veramente era fastidiosissimo, mi toccavano le sopracciglia, era incredibile. Ora invece le lenti sono ottimizzate per una distanza maggiore, quindi praticamente il FOV più ampio lo si ha a una distanza di qualche centimetro dalle lenti. Questo anche per fare in modo che chi ha gli occhiali possa avere una certa distanza tra le lenti e le lenti degli occhiali e avere comunque un campo visivo molto ampio. Quindi il campo visivo è ampio ed è molto confortevole per il fatto che gli occhi sono abbastanza lontani dalle lenti. Le prime esperienze sono state veramente bellissime, il fatto di stare in piedi finalmente in un ambiente virtuale con la telecamera che traccia tutti i movimenti è un'altra esperienza rispetto al DK2. Il DK2 era praticamente soltanto stare seduti, qua invece ci si alza, ci si abbassa, il tracking è molto più preciso. Certo, ancora, soprattutto ora che l'ho provato con la finestra aperta, ogni tanto qualche impuntamento c'è, però niente che dà fastidio. Diciamo, non ho mai avuto nausea, non ho mai avuto giramenti di testa e questa è una cosa fantastica perché con il DK1 impossibile, ho proprio sudori freddi, era un'esperienza terribile.
a parte il fatto che era una bella esperienza per il fatto che era una cosa nuova, però era un'esperienza terribile per quanto riguarda la nausea. La prima volta che ho provato il DK1 sono stato con il mal di testa così per credo 3 ore, 4 ore, cioè è una cosa incredibile. Il DK2 è andava molto meglio col fatto che ci si poteva spostare avanti e indietro nello spazio. Questo qua devo dire che quando non ci sono impuntamenti per il frame rate, perché qualche volta ci sono stati, è stata un'esperienza bellissima, non ho avuto nausea, non ho avuto giramenti di testa, quindi da quel punto di vista l'hanno veramente azzeccato. Per quanto riguarda il comfort, veramente molto confortevole rispetto alle prime impressioni che ho avuto, tende un po' a muoversi davanti questo qui quando ci si muove abbastanza velocemente, a meno che non lo si stringe tantissimo con gli strap laterali, però non consiglio di farlo perché altrimenti pressa sulla faccia e quindi poi ci si ritrova con la classica faccia da Oculus con i bordi rossi per via della pressione che esercita. Conviene sempre tenere questo qua molto dietro in modo da bilanciare il peso più sulla parte posteriore e non farlo pesare sul naso non tocca mai. Avendolo provato di giorno con la luce del sole da fuori, ci sono delle infiltrazioni di luce dal basso, ma sono assolutamente di poco conto. Io pensavo che facesse molta differenza la regolazione della distanza interpupillare delle lenti, invece fa veramente pochissima differenza, però comunque è sempre molto confortevole. Quando lo si mette la prima volta ci si aggiusta un attimino con il fatto che qui vedete come ruota, aggiustando un pochettino l'altezza si mette a fuoco meglio l'immagine, ma comunque appena lo si mette è subito veramente molto buona. Col fatto che c'è questo piccolo gap sotto il naso si riesce un pochettino a vedere, proprio se si fa con l'occhio verso il basso, si riesce a vedere o la tastiera o il gamepad per vedere cosa si sta premendo, ma comunque è sempre molto comodo portarlo in avanti per vedere meglio. Le cuffie, veramente la prima impressione che ho avuto è stata confermata, sono l'audio spaziale è spaziale, nel senso che è spaziale sia dal punto di vista che il suono proviene da tutte le direzioni, sia perché è spaziale nel senso che sono veramente di buona qualità. Io ho delle Beyer Dynamic DT770 che sono delle cuffie di buon livello, queste ovviamente non sono paragonabili, però comunque la loro qualità è abbastanza elevata. La potenza pure molto elevata, veramente a metterle già al 60% del volume si fa fatica a sentire quello che ti dicono dalla stanza, quindi il fatto anche di alzare questa cosa qua è molto utile, anche perché poi farò dei video anche con un paio di altre persone che lo proveranno. Al momento sono all'interno della Oculus Home, che è praticamente un appartamento sullo stile di quello di Iron Man, per farci capire, diciamo. Questo qua non lo potete vedere sullo schermo, questo qua è visualizzabile solo all'interno dell'Oculus e infatti la finestra non mostra nulla. All'interno di questo Oculus Home ho tutte le mie applicazioni che ho installate, la lista di amici, eccetera. Come prima sensazione, diciamo subito che è fantastica. Praticamente ci si trova all'interno di questo ambiente, là in fondo ci sono dei divani, qua c'è un caminetto con un fuoco fatto molto squadrato a cubi, molto futuristico, un ambiente veramente molto, molto bello. All'interno di questo ambiente, bellissimo, qua c'è un tappeto, ci sono dei cuscini, c'è un tavolo minibar, varie altre cose. Qua volendo ci si può sedere sul tappeto, io non posso sedermi perché ho qua attaccato il microfono che altrimenti mi si stacca. Comunque cioè, ci si muove veramente incredibile. Qua come potete vedere io ho messo questo tappetino di 1 metro per 1 metro, così che possa sapere senza dovermi togliere il visore quali sono i limiti della mia stanza oltre i quali non posso andare, altrimenti rischio di farmi male. La prima cosa che voglio fare è questo Oculus Dream Deck, è una serie di demo che mostrano le potenzialità di questa tecnologia. Clicco con il tasto centrale. Io praticamente ho al centro della mia immagine un mirino con il quale posso mirare dove voglio cliccare, veramente precisissimo, niente a che vedere con porcherie tipo il Kinect o anche la Wii stessa che era molto imprecisa. Qua è veramente una precisione incredibile. Io miro su Start, clicco e parte la demo. Ora verifico un attimo se visualizzate anche voi quello che sto vedendo io. Questa esperienza di Dream Deck è stata fatta per stare in piedi perché stando in piedi è il modo migliore per poter sperimentare
al massimo livello cosa significa la realtà virtuale. Ora io ho qua tutta la serie di demo, durano 30 secondi l'uno, 30-40 secondi l'uno, vado a farli tutti per vedere che cosa dicono. Ok, qua siamo all'interno di un sottomarino che pare che venga bombardato. È veramente incredibile l'effetto della... Io vedo questi tubi, non so se voi state vedendo quello che vedo io, è meraviglioso. Ok, questo è durato addirittura meno di 30 secondi. Qua ho una leggera... Oh mio Dio. È veramente incredibile il senso delle dimensioni. Io praticamente ho la sua faccia qui, è cioè, gigantesco, sarà alto 2 metri, lungo 3-4 metri. Oh mamma mia. Ho un po' di luce che filtra dal Rift, ma perché ora è pieno giorno e quindi c'è la luce del sole molto forte rispetto. Qua andrebbe fatto in un ambiente buio. Qua questo ambiente è molto poligonale, qua si nota pochissimo la carenza di risoluzione, perché essendo un ambiente molto poligonale la risoluzione non fa un granché. Ecco, questo è il demo che avevo visto, già provato da altri. Io non soffro molto di vertigini, quindi per me non è un problema fare il passo più lungo della gamba, però ho visto molte persone soffrire di vertigini e non riuscire a fare questo passo perché... Vabbè, io non lo faccio ora perché c'ho il... Però veramente l'effetto di profondità è notevole. Certo, le macchine in fondo sono un po' piatte. Il fondatore di Oculus, per chi non lo conoscesse, Palmer Luckey. Comunque, comunque veramente ben fatto. Qua sono molto vicino a questo specchio. Una sala da te sembra Alice nel Paese delle Meraviglie. Forse devo regolarmi un po' meglio gli strap perché un pochettino si muove il visore sulla mia testa. Lo metto leggermente più stretto, ok, ora va molto meglio. Non avere le mani comunque è veramente disorientante. L'ambiente è molto finto, non dà l'impressione di essere reale, però comunque è sempre, ciao, è sempre l'effetto di profondità quello ad impressionare maggiormente, proprio la valutazione delle distanze. Che hai paura pure. Sì, come dici tu. Non riesco più a capire dov'è il mio ambiente, qua è il mio tappetino, ok. Anche il fatto di non vedersi il corpo, praticamente si è una testa senza un corpo. Oh mamma mia, qua siamo all'interno di una scansione di un microscopio elettronico, questo sembra un acaro, non lo so, questi sembrano, non so se globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, questa sembra all'interno, non credo di una cellula perché forse è troppo piccola, però comunque l'effetto 3D è veramente incredibile, il fatto di sembra quasi di poterli prendere queste... Oh mio Dio, questo qua è bellissimo! Io sto seguendo praticamente questo aeroplanino, lo posso proprio seguire nello spazio, anche se non mi vedo la mano. L'effetto 3D è clamoroso. Io qua praticamente ho tutto il diorama di tutta questa città, posso guardarlo, posso vedere tutti i dettagli, posso muovermi, posso seguire questo trenino che si muove, posso vedere le macchine, il fuoco, cioè è veramente una cosa incredibile. Qua mi immagino veramente le potenzialità per dei giochi da poter sfruttare, tipo anche giochi da tavolo in realtà virtuale. Una cosa incredibile dovrebbero essere. Mi sembra di essere tornato bambino quando si giocava con le micro machine, ma qua in un ambiente veramente iper, iper interattivo. Qua ho i limiti di una piattaforma che è un po' più grande di quella che mi sono creato io con il mio tappetino.
Qua posso quasi prendere questa paperella, ce l'ho veramente davanti. Ecco, questo qua praticamente se fosse stato reale mi avrebbe già investito perché me lo sono ritrovato in faccia. Molto bello l'effetto spaziale di questi robot che ti girano intorno per darti... non so se si nota il fatto che sono veramente vicinissimo e mi viene proprio da muovermi indietro quando si avvicinano tantissimo. Mi sa che mi sono messo pure male nella mia posizione perché sono troppo vicino, porca miseria. Sembra fantasia di quel film della Disney di parecchi anni fa, oppure cos'è l'incanto Patronum. Anche qua la risoluzione mamma mia. Qua sono praticamente nel mezzo. Che sono veramente giganti questi robot, sono alti almeno 3 metri. Fatto molto bene questo demo, finora è uno di quelli che mi è piaciuto di più. Io posso sempre skippare con il tasto centrale, ma per ora non lo faccio. Questo ho già visto, so già cosa sta per arrivare da quella parte perché ho già visto qualche video. Siamo all'interno di un museo e quello sembra proprio un Tyrannosaurus Rex. L'effetto l'effetto è qualcosa di sbalorditivo. Quasi cadevo. Quello era l'ultimo video, qua ci sono ora i ringraziamenti, no, veramente ben fatti, veramente ben fatti. E concludiamo così l'esperienza per ora. Ho ancora altri due giochi da provare, che sono quelli che venivano gratuitamente con il Rift, sono Lucky's Tale e Eve Valkyrie. Lucky's Tale è un gioco tipo Super Mario Galaxy del Nintendo 64, quindi una platformer in 3D. Quindi immaginate un platformer in 3D però all'interno di un ambiente virtuale in cui ci si può muovere, però si comanda comunque soltanto un personaggio, non si comanda il proprio alter ego. Però ho visto delle immagini che sembra bellissimo. E poi c'è il Valkyrie che invece è proprio un classico sparatutto in prima persona, in cui si è all'interno di un'astronave spaziale, e questo lo devo assolutamente provare. Comunque dopo questi 10 minuti così sono solo leggermente un po' sudato qui perché ho stretto un pochettino di più le fasce, però l'esperienza è veramente super confortevole. È veramente bellissimo. Comunque, quando proverò anche gli altri due giochi, farò un altro video, magari settimana prossima se riesco lo metto. Le esperienze che ho provato, diciamo, i demo erano quello che sono, dei demo, quindi duravano 30 secondi. Quello che mi ha colpito di più è quello del dinosauro, perché dà il senso della dimensione, veramente vedersi in faccia il dinosauro. eh, L'effetto tridimensionale è bellissimo. Anche quello della microscopia, della scansione al microscopio, essere dentro, vedere le cellule, vedere... Ho un effetto 3D veramente incredibile, ti sembra di poterle toccare, infatti non vedo l'ora che mi arrivi il touch per vedere come funziona con il fatto di potersi vedere le mani, deve essere veramente molto figo. L'alieno, sì, simpatico, ma niente di che, giusto per vedere il senso dello spazio dentro un pianeta nuovo. Un altro che mi ha colpito è stato il diorama, quello diciamo il diorama, quello dove ci sono tutti gli aeroplani intorno. Quello è stato molto bello, veramente, perché ti dà il senso di poter controllare un ambiente come fosse, come essere praticamente un dio che comanda, diciamo, un'area di gioco. Era molto, molto bello. Il frame rate si è sempre mantenuto molto stabile, non ho mai avuto cali. Confermo la qualità dei materiali, veramente molto buona. L'unica cosa sul mio, credo che ci sia una leggera patinatura qui sopra, ma non credo che sia niente di che. Tende a riscaldare qua sopra anche quando è staccato, cioè sempre attaccato al computer, ma quando non è in uso
avendo il sensore che spegne comunque gli schermi, tende comunque a scaldare qua sopra un pochettino. Spero che non sia niente di che. Comunque roba di poco conto. Davanti invece è molto freddo, anche sotto, solo qua sopra ci deve essere qualche sensore qua che riscalda particolarmente. Con questo per ora è tutto. Il prossimo video ci saranno delle impressioni di un paio di amici che lo provano per la prima volta. Se riesco provo a fare un video per la prossima settimana. Ciao a tutti!